Benvenuto nelle conversazioni di pratica e in italiano. Preparati a esercitare il tuo italiano e a diventare più fluente. I sottotitoli sono disponibili in molte lingue. Puoi attivarli dalle impostazioni del video. E se vuoi seguire il testo, trovi il link al PDF nella descrizione. Iniziamo. Ciao Sara, come stai oggi? Ciao John, sto bene, grazie. E tu? Sto bene anch'io. Oggi voglio parlare di qualcosa di nuovo e interessante. Oh, di cosa si tratta? Voglio parlare di IA e ChatGPT. IA, cos'è l'IA? IA significa intelligenza artificiale. È una tecnologia che rende i computer intelligenti. Possono imparare e aiutarci in molte attività. Sembra interessante. E cos'è ChatGPT? ChatGPT è un tipo di IA. È un programma informatico che può parlare con le persone come te e me. Può rispondere a domande, fornire informazioni e persino raccontare storie. Wow, è fantastico. Come funziona ChatGPT? ChatGPT funziona utilizzando molte parole e frasi da internet. Impara da un grande numero di testi. Quando fai una domanda, trova la risposta migliore tra ciò che ha appreso. Quindi, è come un robot molto intelligente che parla? Sì, esattamente. Può aiutarti con i compiti, darti idee o semplicemente chiacchierare per divertimento. Ho sentito parlare di IA in molti posti. L'IA è solo nei computer. No, l'IA non è solo nei computer. Si trova in molti dispositivi. Ad esempio, il tuo telefono potrebbe avere un assistente vocale che utilizza l'IA. Oh, lo so, uso un assistente vocale per fare domande semplici. Esatto. Molte persone usano l'IA ogni giorno senza nemmeno rendersene conto. È sorprendente, ma l'IA è sicura da usare? È una buona domanda. L'IA è sicura se la utilizziamo con attenzione. Dobbiamo sempre controllare le informazioni e non fidarci di tutto senza pensarci. Sono d'accordo. A volte temo che i computer possano fare errori. Sì, i computer possono sbagliare. Ecco perché è importante che le persone usino il proprio giudizio. Puoi farmi un esempio di come usi ChatGPT? Certo, la settimana scorsa ho chiesto a ChatGPT di aiutarmi a scrivere una breve storia. Mi ha dato molte idee interessanti e mi ha aiutato a pianificare il racconto. Sembra molto utile. Vorrei provarlo anch'io. Dovresti. Puoi chiedere a ChatGPT molte domande, come qual è il tempo oggi? O raccontami un fatto divertente. Lo farò. Mi piace imparare cose nuove. ChatGPT viene utilizzato anche nelle scuole. Alcuni insegnanti lo usano per aiutare gli studenti a imparare meglio. Davvero? Come funziona? Gli insegnanti possono chiedere a ChatGPT idee per piani di lezione o spiegazioni semplici su argomenti difficili. È interessante. L'IA e ChatGPT possono rendere l'apprendimento più facile. Sì, possono, ma dobbiamo ricordare che l'IA è solo uno strumento. Non sostituisce il pensiero umano. Ho capito. L'IA può aiutarci, ma dobbiamo comunque pensare con la nostra testa. Esattamente. Penso che l'IA continuerà a crescere e ad aiutarci in molti modi. Pensi che l'IA porterà via posti di lavoro alle persone? È una preoccupazione comune. Alcuni lavori semplici potrebbero cambiare a causa degli IA, ma verranno anche creati nuovi posti di lavoro. Le persone dovranno lavorare con l'IA. Spero sia vero. Voglio lavorare in un'occupazione che utilizzi la tecnologia, ma che richieda anche abilità umane. Credo che molti lavori del futuro richiederanno sia tecnologia che creatività umana. Sono d'accordo.
L'IA può aiutarci a essere più efficienti, ma il tocco umano è molto importante. Sì, l'IA non può sostituire le nostre emozioni, la nostra arte o le nostre idee personali. John, sono curiosa. È gratuito usare ChatGPT? Sì, molte versioni di ChatGPT sono gratuite. Puoi visitare un sito web e iniziare a fare domande senza pagare. È fantastico. Mi piacciono gli strumenti gratuiti che mi aiutano a imparare. Molti studenti usano strumenti di IA gratuiti per ricevere aiuto con i loro studi. Dirò ai miei amici di questo. Penso che piacerà anche a loro. Spero che sempre più persone imparino a conoscere l'IA e la utilizzino saggiamente. John, pensi che l'IA abbia dei problemi? Sì, l'IA ha alcuni problemi. A volte fornisce informazioni errate o non comprende bene la domanda. È vero, ho visto che succede. Faccio una domanda semplice e la risposta non è chiara. Esatto. L'IA sta imparando, ma non è perfetta. Dobbiamo sempre controllare i fatti. Controllo sempre le informazioni su internet. È importante. Sì, è molto importante essere cauti con le informazioni, soprattutto con le nuove tecnologie. Mi sento più a mio agio a usare l'IA ora che ne abbiamo parlato. Sono contento di sentirlo. L'IA può essere molto utile se la usiamo correttamente. Proverò ChatGPT più tardi oggi. Voglio chiedergli aiuto per i miei compiti. È una buona idea. Puoi chiedere di matematica, scienze o persino storia. Ho una domanda di storia sull'antica Roma. Chiederò a ChatGPT per un aiuto. Sono sicuro che ti darà delle buone informazioni. Grazie, John. Ho imparato molto oggi sull'IA e su ChatGPT. Prego, Sara, mi è piaciuta la nostra conversazione. È divertente condividere nuove idee. Concordo. Parlare di tecnologia mi rende entusiasta per il futuro. Sì, il futuro con l'IA può essere luminoso se lo usiamo saggiamente. Dirò alla mia famiglia dell'IA e di come ci aiuta ogni giorno. È un'ottima idea. Più persone conoscono l'IA, meglio possiamo usarla. Ho un'ultima domanda. L'IA come ChatGPT può comprendere le emozioni? No, l'IA non ha emozioni. È una macchina che segue regole e schemi. Può parlare di emozioni, ma non le prova. Capisco. Quindi, l'IA non è come un essere umano. È molto intelligente, ma rimane comunque una macchina. Sì, esatto. L'IA ci aiuta con informazioni e compiti, ma non sostituisce le emozioni o la creatività umana. Sono felice che ne abbiamo parlato. Mi sento più informata e meno preoccupata riguardo all'IA. Anch'io sono felice. La nostra conversazione è stata molto interessante e chiara. Praticherò il mio italiano chiedendo domande semplici a ChatGPT. Mi aiuterà a imparare nuove parole. È un ottimo piano. ChatGPT può aiutarti a praticare il parlato e la scrittura. Grazie, John. Imparo sempre qualcosa di nuovo quando parliamo. Prego, Sara. Mi piace sempre le nostre conversazioni. Spero di poter parlare ancora di tecnologia in futuro. Sì, mi piacerebbe molto. Ci sono molti argomenti interessanti da esplorare. Leggerò di più su IA e ChatGPT prima della nostra prossima conversazione. È una buona idea. Leggere di più ti aiuterà a fare domande migliori. Prometto di condividere ciò che imparo con te. Possiamo confrontare le idee. Non vedo l'ora di farlo. Imparare insieme è divertente. John, sento che l'IA come ChatGPT può semplificare le nostre vite. Ma dobbiamo usarla con attenzione.
Concordo, Sara. L'IA è uno strumento potente, ma dobbiamo sempre pensare con la nostra testa e controllare i fatti. Sì, usare l'IA in modo saggio è molto importante. Può aiutarci, ma non è perfetta. Giusto? Dobbiamo essere critici e porre domande. È così che impariamo e cresciamo. Ricorderò questo quando utilizzerò nuove tecnologie. Chiederò sempre, queste informazioni sono corrette? È una buona abitudine. Mettere sempre in discussione e imparare ti rende più intelligente. Grazie per questa chiacchierata amichevole, John. Ora mi sento più sicura nell'usare l'IA. Prego, Sara. Sono felice di aiutarti. Parlare di nuove idee rende il nostro italiano migliore e le nostre menti più acute. Concordo. Mi piacciono le nostre conversazioni semplici e chiare. Mi aiutano a imparare e a riflettere. Non vedo l'ora della nostra prossima chiacchierata. Possiamo discutere di più riguardo alla tecnologia, agli IA o anche a nuovi hobby. Sì, ho molte domande sul futuro e su come vivremo con l'IA. Sono entusiasta di parlarne. Il futuro è pieno di possibilità. Grazie ancora, John. Proverò ChatGPT oggi e ti dirò cosa imparo. Prego, Sara. Divertiti a esplorare nuove idee. Sono sicuro che farai ottime domande. Praticherò il mio italiano e la mia curiosità. Sento che imparare sull'IA mi rende una studentessa migliore. Anche io la penso così. Imparare cose nuove, anche sulle macchine, ci aiuta a crescere. Ci vediamo domani al nostro solito orario. Possiamo condividere le nostre nuove idee. Sì, non vedo l'ora della nostra prossima conversazione. È sempre un piacere parlare con te. Arrivederci per ora, John. Buona giornata. Arrivederci, Sara. Buona giornata e buon apprendimento. Ciao. Ciao. Ciao, come stai? Dopo la lezione, dico ciao. Ciao è un saluto amichevole. Parlare. Parlare. Mi piace parlare con gli amici. È importante sapere come parlare in pubblico. Loro vogliono parlare di politica. Qualcosa. Qualcosa. Voglio mangiare qualcosa. Hai qualcosa da dire? C'è qualcosa di speciale oggi. Interessante. Interessante. Questo libro è molto interessante. Ho trovato un documentario interessante. Le sue idee sono sempre interessanti. Tecnologia. Tecnologia. La tecnologia avanza rapidamente. Studiamo la tecnologia ogni giorno. La nuova tecnologia migliora la vita. Intelligenti. Intelligenti. Le persone intelligenti risolvono problemi facilmente. Un computer è spesso considerato molto intelligenti. L'intelligenza artificiale sta diventando sempre più intelligenti. Attività. Attività. L'attività è molto interessante. Oggi ho un'attività da completare. L'attività fisica è importante per la salute. Programma. Programma. Il programma inizia alle 8. Ho scaricato un nuovo programma. Il programma è molto interessante. Informatico. Informatico. Il mio amico è un informatico. L'informatico lavora con i computer.
Studiare per diventare un informatico richiede tempo. Rispondere. Rispondere. Devo rispondere alla domanda. Puoi rispondere più tardi. Non dimenticare di rispondere. Fornire. Fornire. Devo fornire i documenti richiesti. Posso fornire assistenza in qualsiasi momento. L'azienda decide di fornire nuovi prodotti. Raccontare. Raccontare. Mi piace raccontare storie. Lui sa raccontare bene. Voglio raccontare la mia avventura. Utilizzando. Utilizzando. Stiamo utilizzando una nuova app. Utilizzando questo metodo otterrai buoni risultati. Puoi migliorare le tue abilità utilizzando risorse online. Compiti. Compiti. Devo finire i compiti stasera. I compiti sono molto difficili. Hai già fatto i tuoi compiti? Giudizio. Giudizio. Il giudizio finale è importante. Ho un giudizio su questa situazione. Il suo giudizio è stato molto utile. Emozioni. Emozioni. Le emozioni sono importanti nella vita. Esprimo le mie emozioni attraverso l'arte. Le emozioni possono cambiare rapidamente. Creatività. Creatività. La creatività è importante per l'arte. Molte persone esprimono la loro creatività ogni giorno. La creatività può portare a nuove idee e soluzioni. Strumento. Strumento. Lo strumento è molto utile. Ho bisogno di uno strumento per il progetto. Questo strumento suona bene. Possibilità. Possibilità. Ci sono molte possibilità nella vita. La possibilità di viaggiare mi rende felice. Dobbiamo considerare ogni possibilità prima di decidere. Di cosa vogliono parlare John e Sara nella loro conversazione? Qual è una delle preoccupazioni che ha Sara riguardo all'IA? Qual è il significato della parola intelligente? Come si usa correttamente la parola strumento? Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Ti preghiamo di iscriverti e attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessuna delle nostre conversazioni gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.